Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Siamo pronti per un altro bellissimo unboxing. Questa volta tocca una vettura davvero molto interessante. Stiamo parlando dell'Acura ARX 05, in questo caso la colorazione è riferita alla 24 ore di Daytona del 2022. Il produttore di queste vetture è come sempre l'italianissimo Slot It, che ci dà la possibilità di divertirci e correre sui tracciati slot car di tutti i club d'Italia con vetture decisamente molto performanti e professionali. Spostiamoci visione dall'alto e andiamo a fare l'unboxing di questa bellissima slot car. Ed eccoci qua, fra le mani la nostra bellissima vettura Slot It. La colorazione è sicuramente una di quelle più sgargianti viste negli ultimi tempi, ma sappiamo che le vetture Hypercar o LMP sono solite adottare questo tipo di livree molto interessanti, molto accattivanti. La scatola, il box di Slot It dall'inconfondibile colore arancione ci svela già praticamente la vettura nella sua totalità. Infatti possiamo ammirare, oltre che la parte superiore, la parte laterale, anche il muso e il retro della vettura stessa. Tutto questo grazie a questa particolare teca con questo cartonato che chiaramente ci dà tante informazioni utili, ma non ci preclude dalla vista la nostra vettura. Come sempre andiamo adesso a toglierla da questo cartonato, giriamo la confezione al contrario, perché al di sotto ormai Slot It ci ha abituati ad inserire alcuni pezzettini utili per la digitalizzazione del modello nel caso in cui noi volessimo utilizzarle sulle piste digitali, e poi come sempre l'immancabile brugola per i grani M2. E qui abbiamo il solito sacchettino di sali per andare a preservare la vettura dall'umidità. La teca è facilmente asportabile, ci basterà semplicemente alzarla dal modello. Come vedete internamente c'è un termoformato che va anche a preservare la vettura durante il trasporto, quindi non abbiamo paura di farle subire particolari colpi. Ci troviamo così con questa Acura RX 05 in tutto il suo splendore. Ragazzi, una vettura veramente bellissima. L'abbinamento cromatico poi è qualcosa di fantastico, mi piace veramente molto, perché dalla confezione sembrava anche un pelo più scarico rispetto a quello che è invece in realtà, ma vi assicuro è veramente molto interessante. La togliamo dalla basetta, lo facciamo con la classica vite che troviamo nella parte sottostante della stessa e la andiamo a svincolare. Basetta che, ricordiamo, va a darci qualche indicazione in più sulla vettura. Infatti abbiamo, oltre al marchio della Slot It, anche il nome della stessa, in questo caso la Acura RX 05, e poi la gara di riferimento Daytona 2022. Stiamo parlando della classica 24 ore. Questa vettura è la prima classificata. I piloti che l'hanno portata alla vittoria sono stati i due inglesi Jarvis e Blomqvist, e poi il brasiliano Castroneves e in ultimo il francese Pagenaud. Insomma, un mix di piloti che ha fatto conquistare il gradino più alto del podio a questa vettura, e adesso Slot It ce la va a riproporre in scala ridotta 1.32 come al solito per tutti gli amanti di questo genere. E iniziamo con la classica visione di insieme. Tenendo questa vettura fra le mani mi sono già accorto di numerosi dettagli che la rendono veramente unica, la impreziosiscono ancor più di quanto il colpo d'occhio già non faccia. Possiamo ad esempio parlare del tappo carburante, che sembra effettivamente reale al 100%. È veramente molto ben realizzato, inserito all'interno della carrozzeria in modo maniacale. E poi guardate sul cofano anteriore abbiamo le due antenne, belle perché sono in gomma, quindi non rischiano la rottura, e infine il tergicristallo che, come ci era già capitato anche per la vettura precedente, per l'Oreca, notiamo essere una fotoincisione. In pratica questo tergicristallo non soltanto ha la forma del tergicristallo, ma anche tutti i forellini che troviamo all'interno del modello originale. Manco a dirlo, tutte le tampografie sono state realizzate nel modo migliore, sia quelle grandi ma soprattutto quelle piccole non presentano praticamente nessuna sbavatura, e Slot It ha curato fino ai minimi particolari tutti i dettagli. Infatti potete vedere ad esempio in questa parte interna dell'alettone dove è presente una tampografia seppur minuscola. Il muso della vettura è decisamente molto aggressivo. Come vedete c'è questa parte anteriore sottostante, lo spoiler, che ha una forma molto accattivante, che va ad inserire
inserirsi perfettamente con quello che è la parte superiore della carrozzeria stessa. E poi i fanali con una forma decisamente inusuale che rendono comunque il tutto ancora più racing, e non potevano certo mancare le altre appendici aerodinamiche. Quindi abbiamo ad esempio due nella parte anteriore. Spostandoci sul retrotenno della stessa, il tutto è stato realizzato anche in questo caso nel migliore dei modi. Come vedete, la parte posteriore della vettura è decisamente molto ben realizzata. Abbiamo anche le due coppie di fanali ai lati e poi nella parte sottostante l'estrattore posteriore, che in questo caso fa però parte del telaio. Insomma, una vettura che è decisamente bella sotto tutti i punti di vista. E poi ci sono anche tanti altri particolari, come ad esempio l'abitacolo, che non vorrei dimenticarmi. Guardate ragazzi, il casco del pilota come è stato realizzato fino ai minimi particolari, le cerniere che permettono l'apertura delle porte, insomma tutto è stato curato, tutto è stato reso molto accattivante alla vista. Così avremo una vettura non soltanto da far girare sulle nostre piste, ma anche da esporre in bacheca per tutti gli amanti e i collezionisti del genere. Una nota che va detta anche su questa tipologia di vetture sono i due fori che troviamo sia nella parte anteriore che posteriore, al di sopra della carrozzeria, che ci vanno a fare intravedere le gomme. Questi sono due fori che si trovano chiaramente nella vettura originale e in questo caso nella vettura da slot servono comunque per andare ad alleggerire la carrozzeria nel suo insieme. Bellissimi anche i cerchi anteriore e posteriore. Come vedete, oltre al cerchio in sé c'è anche la parte di tampografia, in questo caso direttamente sulla gomma, che reca la scritta Michelin, ovvero la marca della gomma. Girando la vettura al contrario, per una prima e rapida vista d'insieme, possiamo notare che anche in questo caso manca la parte anteriore del telaio, ovvero il pick-up è la parte più sporgente del telaio stesso. E poi notiamo, così come anche sulle altre vetture Hypercar LMP di Slot It, il banchino con attacco a 6 punti, in questo caso con offset pari a 1 mm. Ragazzi, possiamo andare a smontare le due parti, quindi a dividere la carrozzeria dal telaio. Lo facciamo come sempre mediante 3 viti, ce ne sono 2 nella parte anteriore e una sola nella parte posteriore, perché le restanti 6 viti sono a vincolare il banchino dal telaio. Svitando questi viti ci troveremo dunque ad avere le due parti divise in mano. Ed eccoci con le due parti divise. Come sempre abbiamo le viti imperdibili a passo metrico che già Slot It ci dà in dotazione con la vettura originale, quindi con la vettura da scatola. Possiamo chiamarle semiprofessionali, anche se poi in realtà devo dire vanno comunque anche già decisamente bene per iniziare a preparare la propria vettura e capire un po' il comportamento della stessa. Ma adesso mettiamo da parte il telaio, togliamo le viti e andiamo ad occuparci della nostra carrozzeria. L'abbiamo già ampiamente vista con il modello montato, però adesso possiamo anche vederla al contrario. E qui possiamo notare che la vettura è composta praticamente da un abitacolo decisamente molto scarno. Infatti, come vedete, è molto intagliato rispetto a altri abitacoli, questo per andare comunque a ridurne il peso. E poi una cosa interessante sono queste 3 viti. Come vedete qui infatti ci sono 3 micro viti a croce. Io ve le avvicino un po' alla telecamera per farvelo vedere. Sono in questi 3 punti perché in pratica permettono la giunzione di questa parte di vettura con la parte posteriore. Quindi la parte anteriore è collegata attraverso queste 3 viti, chiaramente anche altri punti di giunzione con la parte posteriore, e questo ci dà una sicurezza ancora maggiore della solidità della vettura stessa. La parte davanti non vi deve confondere perché non è una parte in aggiunta, ma è semplicemente una parte verniciata, quindi tutta questa parte nera che vedete rispetto alla parte rosa che notiamo in tutto il resto della carrozzeria è in realtà soltanto stata verniciata, perché chiaramente va a simulare la parte mancante di telaio che in realtà ci dovrebbe essere per andare a finire con la vettura stessa. Però per mantenere la vettura il più basso possibile, quindi avere un effetto suolo ancora maggiore, la parte anteriore di carrozzeria va anche a fungere come parte finale del telaio stesso. Una soluzione veramente molto valida che Slot It adotta sulle sue LMP e anche sulle Hypercar. Abbiamo visto anche infatti sulla nuova Toyota GR10, il che permette da una parte di avere un risparmio di peso, dall'altra anche di andare
andare ad abbassare il baricentro generale della vettura. Come altri pezzi in aggiunta abbiamo semplicemente questi due pezzettini di carrozzeria. Sono in pratica questi pezzi che possiamo notare internamente al passaruota posteriore, sono stati aggiunti utilizzando la classica tecnica della saldatura plastica su plastica sui punzoni. Sono pezzi che comunque potrebbero essere tranquillamente già prestampati sul modello di serie, quindi non sono pezzi che vanno ad appesantire ulteriormente il veicolo. Abbandoniamo adesso la carrozzeria e andiamo invece a preoccuparci del telaio. Come su tutte le auto da pura velocità che Slot-It ci propone, il telaio è di tipo assolutamente piatto. Come possiamo notare, infatti, qui non ci sono nervature che in qualche modo possono andare ad inficiare sul funzionamento dello stesso, quindi un telaio completamente piatto. Lo vediamo, manca dalla sua parte frontale, lo abbiamo già detto che la parte di carrozzeria va a completare questo telaio, mentre nella parte posteriore abbiamo solo questo piccolo estrattore d'aria che va a dare un po' più di brio alla vettura nel suo retrotreno. Questo telaio è dotato di un banchino, in questo caso abbiamo un banchino con attacco a 6 punti, abbiamo 2 attacchi nella parte anteriore centrale, 2 attacchi nella parte posteriore e poi altri 2 attacchi nelle parti laterali. In questo modo possiamo andare a sospensionare il banchino non soltanto nella parte posteriore ma anche lateralmente e, perché no, anche nella sua parte anteriore. È un banchino con offset pari a 1 e monta un motore flat 6R in posizione angle winder. Il motore è assicurato sul banchino attraverso 2 viti. In questo modo il motore non ha neanche la possibilità di andarsi a muovere e quindi tutta la forza, la potenza che il motore trasmette viene data all'assale posteriore. Assale posteriore in acciaio rettificato, gira su questo banchino motore attraverso 2 uniball che si trovano inseriti già direttamente nel banchino, e poi c'è una corona bicomponente con la classica dentatura in nylon e l'attacco all'assale in alluminio. Di alluminio anche il distanziale che troviamo contrapposto alla corona per mantenere un'uniformità di dimensione laterale destra e a sinistra. In questo caso il distanziale è un distanziale di tipo fisso, quindi ancorato anch'esso alla sale posteriore attraverso un grano, una brugola M2. Questo ci dà la possibilità anche di evitare un basculamento, una traslazione laterale dell'assale stesso e quindi mantenere sempre molto più efficiente l'ingranamento tra corona e pignone. L'alluminio è presente anche sui cerchi posteriori. Come vediamo, qui abbiamo dei cerchi in alluminio. Non vi fate ingannare da questo colore, perché chiaramente è soltanto il colore che è stato utilizzato per andare a rendere neri, quindi a scurire i cerchi stessi. Serve semplicemente a livello estetico. Nella parte anteriore abbiamo il solito assale, anch'esso in acciaio rettificato, però i cerchi sono come sempre da parte di Slot-It di materiale plastico. Ancora una volta ripeto questa scelta che viene fatta per dare maggior peso e quindi motricità nelle ruote posteriori con i cerchi in alluminio, mentre cercare di andare a togliere un po' di peso dalla vettura nella parte anteriore, quindi utilizzare i cerchi di plastica. Il pick-up è un classico pick-up a vite, abbiamo la lama di tipo avanzato, è un pick-up che non presenta nessun tipo di molla, quindi non ha nessun tipo di basculamento. È un pick-up che presenta anche nella sua parte anteriore 2 forellini dove vanno ad essere inseriti 2 grani che tengono ben saldi i fili che portano poi la corrente dalle spazzole al motore stesso. Spazzole classiche in rame, mentre i fili sono i soliti in silicone di Slot-It con un aggancio centrale che ci dà la possibilità di svincolare la parte anteriore con la parte posteriore, così nel caso dovessimo fare manutenzione al motore o anche nella parte anteriore lo possiamo fare senza dover per forza smontare entrambe dal telaio stesso. Ma ricordiamo ancora una volta che questo aggancio ci serve anche per la digitalizzazione della vettura, quindi se dovessimo andare ad installare il chip per le piste digitali, questo sarà un utile attacco per permetterci di fare questa modifica. Per quanto riguarda invece l'assetto della vettura, abbiamo
abbiamo 2 grani nella parte superiore dell'assale anteriore e altri 2 grani al di sotto qui del telaio, sempre ad andare a regolare l'altezza dell'assale. Un assale che grazie a questi grani, come vedete, gira in modo molto libero. Anche su questa vettura, come su tutte le vetture di slot kit uscite da scatola, è presente il magnete. Lo vedete qui al di sotto dell'assale posteriore. Questo è facilmente asportabile, vi basterà semplicemente premere in questa parte in corrispondenza di questi 4 forellini e potrete così andare a togliere il magnete se volete utilizzare questa vettura in ambito competitivo. Vi ricordo che lo spazio dove in questo caso ho ospitato il magnete servirà anche nel caso in cui voi voleste andare ad aggiungere del peso alla vettura, e infatti oltre a questo spazio ne abbiamo anche un altro anteriormente qui prima del motore, dove è possibile in aftermarket andare ad acquistare un peso di slot kit e quindi andarlo a posizionare sulla vettura stessa. Dopo avervi raccontato questa vettura è arrivato anche per lei il momento della bilancia e si parte subito con la carrozzeria. La posizioniamo sulla bilancia stessa, 19 grammi. Ci apprestiamo a fare anche la seconda pesata, 19 grammi. Togliamo la carrozzeria, occupiamoci del telaio, lo posizioniamo al di sopra del supporto, abbiamo 60,1 grammi. Anche per lui è il momento del secondo responso, 60,1 grammi. Rimontiamo il tutto, mettiamo le tre viti e andiamo a pesare la vettura nella sua totalità. Eccoci pronti con la vettura montata a posizionarla sulla bilancia per il suo peso totale, 79,6 grammi. Rifacciamo con la seconda pesata, 79,6 grammi, e dopo la bilancia è anche il turno delle misurazioni. Sicuramente una vettura molto generosa per quanto riguarda le sue dimensioni. Partiamo come sempre dalla lunghezza, mettiamo il nostro calibro in plastica e abbiamo una misura pari a 149 mm, 14,9 cm. Giriamo la macchina e andiamo a prenderne anche la misurazione laterale per quanto riguarda il discorso dell'assale posteriore. Abbiamo una misura pari a 63 mm, 6,3 cm. Nella parte anteriore mi sembra leggermente più piccola e infatti abbiamo solo 62 mm, ma come dico sempre in questi casi bisogna sempre calcolare un po' poi quello che è la carreggiata stessa, perché occorre sempre andare a verificare che questa non vada a sporgere dalla carrozzeria. Ragazzi, mettiamo la macchina di taglio e andiamo a misurarne anche il passo, ovvero la distanza che c'è tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore. Un passo decisamente importante, essendo questa una vettura dallo spirito tipicamente corsaiolo. Infatti il calibro fa segnare 93 mm, 9,3 cm. Beh, sicuramente con queste premesse mi è venuta veramente voglia di portarla allo Slot Clubhouse Calabroni Rossi, metterla sulla pista a 4 corsie e iniziare a fare i primi giri. Sono molto curioso di vedere la sua velocità, ma anche il suo temperamento e comportamento in pista. P1 o P2? Beh, la domanda verrebbe spontanea se dovessimo iniziare a preparare questa Acura di slot kit. Per il momento ci dobbiamo accontentare di aver fatto qualche giro di pista con la vettura completamente originale. Una vettura che, manco a dirlo, si è comportata davvero bene sul circuito astigiano, particolarmente veloce nel rettilineo, l'inserimento in curva è garantito da un assetto più che soddisfacente e, per concludere, la vettura è veramente molto facile da guidare. La trasmissione Angle Winder, il banchino a 6 punti di ancoraggio sicuramente danno una grossa mano a tutto il progetto Acura. Le grandi dimensioni in lunghezza e in larghezza unite al banchino con attacco a 6 punti
sicuramente donano alla macchina una fluidità di guida, un assetto che ci permette di spingere questo modello fino al limite, e io devo dire che l'ho fatto, mi sono divertito perché ho trovato una macchina che risponde in modo positivo a tutti i miei comandi. Vi ricordo che la macchina che ho utilizzato è una vettura completamente originale, quindi ha ancora il magnete in dotazione, ha le spazzole originali e anche i copertoni, sia quelli anteriori che posteriori, non sono stati sostituiti. In più le viti di serraggio non sono nemmeno state allentate. Insomma, sarà uno dei modelli che vedremo sicuramente nel prossimo campionato Slot It, che prenderà il via nel prossimo 2026 con il campionato italiano LMP. Di questa vettura, a parte l'unboxing che avete visto, faremo poi un video sulla preparazione e, perché no, anche un confronto con le altre vetture della sua stessa categoria. Insomma, se vi volete avvicinare al campionato italiano Slot It, questo potrebbe essere uno dei modelli papabili per la vostra collezione. Come sempre, se avete trovato interessante quello che avete visto in questo video, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.